Ma quante volte mi avete chiesto? I piloti pagano per correre? Tu che contratto hai? E i piloti MotoGP? In questo video so che comunque sarà molto difficile, ma voglio cercare di fare chiarezza una volta per tutte, raccontandomi i costi della mia futura stagione 2024 e come viene scelto il campionato da fare o meno. Perché superficialmente sembra facile, ma in realtà dietro nel backstage ci sono una marea di aspetti da tenere in considerazione per fare questa scelta. Prima di iniziare vi avviso che a fine video vi svelerò uno scoop sulla stagione incredibile, ma ho dovuto per forza di cose tenervelo nascosto per tanto tempo. Oltre a questo vi ricordo che la ricerca sponsor 2024 è ancora aperta, quindi se avete un'azienda interessata a far parte dell'avventura della nuova stagione, scrivete alla mail qui sotto in descrizione per tutte le info. E mi raccomando, iscrivetevi al canale perché quello è gratis. Bene, fissiamo dei punti chiari. Quanti piloti vengono pagati dignitosamente per correre? Solo, e dico solo, grazie alle loro qualità. Per dignitosamente, essendo un pilota professionista, un atleta professionista, uno stipendio da 200.000 euro all'anno a salire. Da quello che sappiamo, a grandi linee 6-7 piloti in Superbike e 20 in MotoGP. Questa elite è estremamente ristretta. È composta solo da fenomeni. Gente che oltre ad aver iniziato a 6 anni è anche estremamente talentuosa. E tutti gli altri o gratis o pagano. Pagano, ma cosa vuol dire esattamente? Un team chiede al pilota la cosiddetta valigia, un budget che può essere portato o pagando di tasca propria o tramite sponsor. L'obiettivo molto spesso è quello di avere un ammontare sponsor più grande del budget richiesto dal team, in modo da ricavarne un guadagno. Per farvela proprio semplice, il team ti chiede 100.000 euro all'anno per correre, tu hai 200.000 euro di sponsor, a fine anno ti porti a casa 100.000 euro di guadagno. C'è chi ci riesce e continua, e chi non ce la fa smette, molto semplicemente. O abbiamo anche quei personaggi che sono così schifosamente ricchi da poter farsi un bel assegno, darlo al team e correre per divertimento. Passiamo a me adesso. Qual è il mio obiettivo? Essere un professionista, cioè venire pagato per l'attività che svolgo, che non è solo il pilota, ma anche quello di creatore di contenuti. Questo passaggio a molti non arriva. Da quando ho iniziato il mio percorso su YouTube ho cercato di cambiare l'equazione porti la valigia più risultati uguale corri, con porti visibilità più risultati uguale corri. E devo dire che, come si può vedere, non sta andando proprio malaccio. Ma in ogni caso, come tutte le cose, ha suoi pro e i suoi contro. Mettiamo per fare un esempio che una casa motociclistica voglia lanciare il suo nuovo prodotto o progetto e ha appunto bisogno di visibilità. Si crea un'opportunità per sfruttare quello che posso offrire. Per darvi degli esempi negli ultimi anni, l'H4 Race per BMW, la V4S o il progetto Moto E. Ovviamente il tutto unito anche agli sponsor tecnici come gomme, oli, componentistica, eccetera. La scelta del campionato da fare dipende molto da quello che viene offerto di anno in anno. Quindi la domanda sorge spontanea. Se volessi fare altro? Semplicissimo, paghi e investi su te stesso. Solo che molte volte il sogno è più grande del budget. Per esempio, oltre al National vuoi farti una wildcard nel mondiale Superbike? Paghi. Oltre alle gare del campionato / progetto, vuoi aggiungere altro per rimanere in allenamento e per avere più contenuti? Paghi. Capite che bisogna trovare un equilibrio per poter guadagnare, ma allo stesso tempo bisogna portare qualcosa di nuovo o comunque di alto livello per non annoiarvi. Per farvi capire meglio ho fatto uno stupendo schemino. Questo è un ipotetico programma gare per il 2024. Nel primo blocco abbiamo il National più i test con la V4S. Programma base. Semplificando possiamo dire che questo programma, come vedete qui scritto ben grosso, grazie alla visibilità e tutto quello che abbiamo detto prima, si riesce a fare gratis. Ma il problema è che sono solo 6 gare più i test. Quindi cosa succede se vogliamo aggiungerne altre per portare più contenuti e soprattutto per non stare fermi? Molto semplice, come al solito si paga. Ma intendi paghi tu di tasca tua? No, ovviamente qui entrano in gioco i fondamentali sponsor che non smetterò mai e poi mai di ringraziare. Ma comunque in ogni caso è come se fosse tuo budget, tuo guadagno, dato che al posto che finirti in tasca a fine anno serve a pagare le spese. Quindi aggiungiamo
il secondo blocco, che comprende 2 gare fuori Italia su pista, 2 gare fuori Italia su strada, che possono essere il campionato francese come l'anno scorso Le Mans o l'IDM che sarebbe il campionato tedesco, e infine il CIVS, il campionato italiano velocità salita, che per fortuna non impatta molto sul budget perché le gare su strada sono moltissimo a buon mercato rispetto alla pista. Bene, con questi due secondo me abbiamo una situazione molto interessante, un buon equilibrio tra quantità di impegni e ritorno economico a fine stagione. Adesso passiamo alla parte divertente. Vogliamo fare una wild card nel mondiale Superbike come mi chiedete sempre? Avete già visto il prezzo. Costo 50.000 euro escluso i danni, ovviamente con una moto competitiva con la quale puoi sognare di entrare nella top 10, top 8, così, pronti via, se tutti gli astri si uniscono. Capite da soli che non è sostenibile e non ha nessun tipo di senso, a meno di trovare un molto munifico sponsor che sostiene tutta l'operazione o in alternativa fare un crowdfunding per sostenere il progetto. Ma come ben sappiamo, qui in Italia il crowdfunding è visto come tipo la morte nera, quindi come sapete non l'ho mai fatto, anche perché sono ben consapevole che nel momento in cui lo andrei a fare, non ho capito il motivo, vieni distrutto e massacrato, nonostante tu non stia puntando alla tempia una pistola chiedendo dei soldi, ma semplicemente un aiuto ai fan che ti seguono da una vita nel coronare un sogno, un progetto tutti insieme. Però niente, questo è quanto. E proprio perché stiamo parlando di follie, adesso passiamo alla follia più grande. Vogliamo per caso pronti via correre tutto il mondiale Superbike? Bene, ci vogliono 350-400.000 euro, se non 450, esclusi i danni. Direi che questo possiamo riporlo proprio direttamente nel cassetto. Ma comunque, perché dico non si sa mai? Perché, e qui c'è lo spoiler che vi dicevo a inizio video, in sella cosa? In sella la Ducati V4R 2023 del team Goeleven. Un'occasione nata per scherzo durante una chiacchierata all'EICMA si è così trasformata in realtà. Chissà che in futuro non possa evolversi. Non facciamo quelli col pensiero stretto, insomma. Sogniamo, è bello sognare. Bene, la bomba è sparata, l'hype è alle stelle e io sinceramente non vedo l'ora. Qui di seguito vi lascio subito le date delle gare National, Salita, CIVS e tutto il resto, dove ragazzi potrete venire a vedere finalmente le gare, l'ambiente, tutto quello che vi appassiona a 1 metro per le gare di salita. Ed è, vi assicuro ragazzi, è un'emozione unica. Venite, perché a me, devo essere sincero, ha quasi cambiato la vita. Cioè, si respira quel motociclismo che mi ha fatto innamorare quando avevo iniziato. E poi ovviamente in pista per le gare del National, perché finalmente bisogna portare a casa questo maledettissimo titolo. E quest'anno, da come state vedendo, allenamenti, cose, sto cercando di mettere un attimino più da parte YouTube per concentrarmi di più sul discorso pilota, voglio coronare quest'altro mio piccolo sogno di portarmelo a casa. Quindi spero che siate anche lì voi per sostenermi. Come al solito, gas, ci vediamo al prossimo video.